Ci troviamo in Umbria per parlare del progetto Summacop, gestione forestale sostenibile e multifunzionale dei boschi cedui. Il progetto LIFE nasce nel 1999 e nasce da un'esigenza ben specifica e molto contestualizzata nel territorio dell'Umbria. L'Umbria ha oltre l'80% della superficie forestale gestita a ceduo. Per cui già da allora, e soprattutto alla luce delle nuove politiche forestali europee incentrate sulla sostenibilità della gestione forestale, nasce l'esigenza e la sfida di applicare tecniche di gestione del governo ceduo che possano meglio rispondere a queste esigenze di sostenibilità e multifunzionalità. Il progetto LIFE per noi è stata una grande sfida che abbiamo accettato in quanto ci offriva la possibilità, allora unica nell'ambito dei progetti comunitari, di realizzare progetti dimostrativi. Per noi era molto importante avere la possibilità di fare progetti dimostrativi, in quanto si trattava di dimostrare la possibilità che il governo ceduo potesse essere realizzato in maniera più sostenibile. Numerosi infatti sono gli svantaggi di carattere ambientale e paesaggistico che sono riconducibili al governo ceduo. La nostra sfida era stata quella di dimostrare che il governo ceduo poteva essere compatibile anche in questa ottica di sostenibilità e multifunzionalità. Nell'ambito del progetto sono state realizzate 4 aree dimostrative, 3 di carattere silvicolturale e 1 di carattere didattica, divulgativa. Gli obiettivi di multifunzionalità e sostenibilità del progetto sono stati perseguiti attraverso 2 vie. La prima, che puntava ad fare coesistere all'interno di un popolamento uniforme e omogeneo 2 diverse forme di governo alto fusto e governo a ceduo, sia attraverso l'applicazione nell'ambito delle superfici a governo a ceduo, applicando forme di trattamento diverse da quelle tradizionalmente applicate sul territorio umbro, che prevedevano una matricinatura uniforme del territorio. L'area dimostrativa del Monte Peglia rappresenta l'esempio più esemplificativo di quello che è stato realizzato durante il progetto. Infatti nell'ambito di questa area sono stati realizzati sia interventi di avviamento all'alto fusto, quindi prevedendo la conversione da un governo ceduo a un governo alto fusto, nelle porzioni di territorio più sensibili da un punto di vista idrogeologico come gli impluvi o più frequentate, quindi da aree da valorizzare da un punto di vista turistico-ricreativo. A fianco a queste invece sono state realizzate aree in cui è stato mantenuto il governo ceduo. Mantenuto il governo a ceduo attraverso un trattamento a matricinatura per gruppi. Il trattamento a matricinatura per gruppi ha rappresentato per noi l'esperimento più ardito, in quanto si trattava di applicare in campo una forma di trattamento che noi avevamo trovato in letteratura, ma di cui non vi erano esempi applicativi. Noi abbiamo riconosciuto in questa forma di trattamento la possibilità di non compromettere l'aspetto produttivo e ugualmente, parallelamente, valorizzare il governo ceduo anche sotto gli aspetti paesaggistici e protettivi. I principali vantaggi della matricinatura per gruppi coinvolgono sia aspetti di carattere idrogeologico che di carattere paesaggistico. Da un punto di vista idrogeologico, la matricinatura per gruppi rispetto alla matricinatura tradizionale consente di poter lavorare a parità di prelievo su una superficie di intervento minore, quindi riducendo le superfici che vengono temporaneamente scoperte e poste a rischio idrogeologico. In secondo luogo agisce anche ulteriormente sugli aspetti idrogeologici, in quanto il rilascio dei gruppi prevede superfici di non intervento. Il gruppo è di per sé una superficie nella quale in fase di intervento non viene tagliato nulla,
quindi una superficie di mancato disturbo. Inoltre la distribuzione stessa dei gruppi, studiata in funzione della pendenza e dell'esposizione e dell'altezza dominante del soprassuolo, consente un'interruzione delle principali linee di lisciviazione in caso di suoli facilmente erodibili e posti a pendenze elevate. Inoltre, da un punto di vista paesaggistico, il trattamento da noi applicato nella matricinatura per gruppi consente un maggiore e migliore inserimento della superficie utilizzata nell'ambito del contesto territoriale paesaggistico. Uno, perché i gruppi di per sé offrono alla superficie utilizzata un aspetto di maggiore naturalità rispetto a un intervento di tipo tradizionale. Inoltre i limiti di tagliata sono stati realizzati non percorrendo in modo pedissequo i limiti della superficie utilizzata al taglio, ma sono stati sempre studiati e cosiddetti mossi in funzione delle piante di limite che offrivano maggiori garanzie di stabilità. Ritengo che l'approccio Summacop possa trovare replicabilità in tutto il territorio nazionale. Questa mia convinzione viene confermata anche dal fatto che molte sono le normative regionali che hanno introdotto nell'ambito delle forme di trattamento applicabili ai governo ceduo la matricinatura per gruppi, con peculiarità regionali, come è giusto, attraverso introduzioni di sfumature diverse, ma hanno riconosciuta come una forma di trattamento valida e da valorizzare.